Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto una storia ricca di emozioni, tensione e rinascita. Il rapporto tra due famosi volti della televisione turca, Burak Özçivit e Neslihan Atagul. Da quando li abbiamo visti insieme nella serie Kara Sevda, ogni loro mossa è stata seguita con passione da milioni di spettatori. Ma cosa è successo dopo il grande successo televisivo? Tra messaggi subliminali, dissapori inaspettati e gesti di pace, la loro vicenda merita una narrazione approfondita. 1. La nascita di un'icona televisiva. Burak Özçivit e Neslihan Atagul sono diventati celebri in tutto il mondo grazie alla serie Kara Sevda, Amore senza fine, in cui interpretano i ruoli di due innamorati ostacolati dalla differenza sociale e dalle difficoltà più disparate. La loro chimica davanti alla telecamera era palpabile e ha conquistato un vasto pubblico. La serie ha rapidamente scalato le classifiche turche e internazionali, trasformando i protagonisti in icone romantiche. Ogni loro scena era attesissima e commentata, i loro abbracci, i loro sguardi, i momenti di passione, tutto era vissuto intensamente dai fan. Ma la domanda che si sono posti in tanti è: cosa succede dopo il ciak, motore, azione? Quando le telecamere si spengono, resta solo la realtà. E qui cominciano le cose interessanti. 2. Telecamere spente, tensioni accese. Poco dopo la chiusura delle riprese, qualcosa si spezza. Burak e Neslihan, amici nei retroscena, iniziano a farsi notare per commenti criptici sui social media. Foto cancellate, post rimossi, like sospesi, i fan si accorgono che qualcosa non va. Nessuno parla apertamente, ma i segnali sono chiari, c'è tensione. Come spesso accade nel mondo dello spettacolo, quando cala la luce su un set carico di recitazione, le reti personali possono spezzarsi o rafforzarsi. In questo caso, pare che abbiano attraversato un momento difficile. Eppure, c'è un colpo di scena che riaccende le speranze. 3. Il messaggio di pace. 2 settimane fa, Burak ha fatto una mossa inaspettata. Attraverso un post sui social, ha lanciato un invito alla riconciliazione rivolto a Neslihan. Ha scritto parole di pace e gratitudine, ricordando i momenti condivisi e dichiarando il desiderio di superare ogni incomprensione con sincerità e comprensione. Il messaggio ha fatto il giro della comunità di fan, che l'ha accolto con emozione. Finalmente, la speranza di un riavvicinamento è tornata a farsi sentire. Il gesto di Burak è stato interpretato da molti come un atto di grande maturità, mettere da parte l'orgoglio e cercare un dialogo, anche quando le tensioni possono essere complesse. È una strategia efficace? Solitamente, mostra consapevolezza e sensibilità, qualità che i fan hanno apprezzato molto. 4. Fan divisi, social infuocati. Le reazioni dei fan sono state contrastanti. C'è chi sostiene che tra gli attori non ci sia mai stato niente di più che una solida amicizia, e chi invece spera in un ritorno di fiamma. Su Instagram, Twitter e TikTok impazzano videomontaggi, commenti e ragionamenti su frasi, gesti e like. La faccenda è diventata virale, persino i media internazionali ne parlano. Alcuni fan hanno addirittura creato hashtag dedicati, spaccando l'opinione in 2 schieramenti. I Club Amicizia e i Team Riconciliazione. Tra speranze e scetticismi, la verità sembra dipendere da una serie di dettagli privati che solo i diretti interessati conoscono davvero. 5. Analisi psicologica. Cosa significa fare un passo indietro? Ricucire una relazione, di qualsiasi natura, richiede coraggio e rispetto. Il fatto che Burak abbia aperto una finestra pubblica sulla riconciliazione dimostra che non ha paura di mettersi in discussione. Per molti fan, è un gesto che riflette autenticità. Ma allo stesso tempo, ci sono voci che suggeriscono di non forzare troppe aspettative. Una carriera interamente costruita su un prodotto di successo può far dormire sogni d'amore, ma anche creare illusioni. La vita reale spesso richiede più delicatezza e discrezione. 6. Cosa dicono le fonti vicine? Secondo alcuni addetti ai lavori, la tensione si sarebbe sviluppata per divergenze creative legate a nuovi progetti. Altri sostengono che sia una distanza emotiva, non tanto personale, ad aver creato il gelo. Nessuno nega che Burak e Neslihan si stiano parlando, ma la natura di questi scambi resta privata.
Quel che emerge con forza è che entrambi nutrono rispetto l'uno per l'altro e che il messaggio di Burak è stato accolto, se non con una risposta pubblica, almeno con una considerazione sentita dalla direzione professionale. 7. Le regole d'oro da star. Nel mondo dello spettacolo turco, e non solo, esistono regole implicite. Mantenere buona reputazione, non bruciare ponti e preservare una certa immagine. In questo senso, il gesto pubblico è per molti un segnale di intelligenza mediatica. Stilando una classifica, potremmo dire che ricominciare da zero, ammettere di aver sbagliato, cercare una mediazione aperta, sono strumenti potentissimi per una relazione solida. Molti esperti di comunicazione ricordano, quando gestiti con trasparenza, anche i contrasti possono consolidare il legame. 8. Previsioni per il futuro. Cosa succederà nei prossimi mesi? È probabile che approfondiscano la comunicazione faccia a faccia, lontano dai riflettori. Una risposta pubblica di Neslihan potrebbe arrivare, ma con cautela. Se torneranno insieme come amici o colleghi, potrebbero sicuramente trasformare questa fase in qualcosa di produttivo, magari lavorando di nuovo insieme, stavolta con una base più autentica. 9. In conclusione. La vicenda tra Burak Özçivit e Neslihan Atagul è un perfetto mix di romanticismo, professionalità e umanità. Dalla gloria di Kara Sevda ai silenzi social, dal messaggio di pace alla possibile riapertura del dialogo. È una storia che parla a tutti noi. Che cos'è per voi la riconciliazione? Fin dove si può andare per proteggere un legame che ha significato tanto? Vi ringrazio di cuore per aver seguito questo approfondimento. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video dedicati alle vostre star turche preferite. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, credete in una vera riappacificazione? A presto, un grande abbraccio!